Oggi in questo video vedremo come fare la mattonella russa. Diciamo che la mattonella vera e propria si ferma qui alla riga arancione. Io comunque l'ho poi trasformata per proseguirla in un motivo granny e ve la spiego appunto fino a che viene impostato il motivo classico del punto della nonna, anche detto il punto granny. Così voi potrete, se volete per dire fare un centro tavola, una borsa, tutto quello che volete, potete andare avanti con il punto granny che si ripete in automatico da solo. Ok, ma la mattonella vera e propria, diciamo, è questa. Eccola qua, fino alla parte arancione. Guardate quanto è bella, io la trovo meravigliosa. Che ne pensate per esempio di fare un centro tavola tutto colorato per un arredamento moderno sfruttando la mattonella russa? Potreste fare tante mattonelle e cucirle insieme, oppure un'unica grande mattonella, ma questa mattonella sarebbe bellissima anche per una bella borsa estiva. Quindi insomma ho in mente, però oramai penso il prossimo anno perché siamo a fine estate, ho in mente addirittura di farne una maglia, penso che verrebbe spettacolare. Qui utilizzo un filato piuttosto grande, un titolo 5, semplicemente perché si vedono meglio i punti e vi posso spiegare meglio. Ho utilizzato un uncinetto numero 2,5 e un titolo 5. Chiaramente potete utilizzare il numero di uncinetto che volete e il filato che volete. E cominciamo subito. Ok, iniziamo la nostra mattonella con un cappio iniziale, ok, e adesso da qui 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5. Chiudo queste 5 catenelle in cerchio puntando l'uncinetto nella prima catenella fatta e chiudendo il cerchio con una maglia bassissima, in questo modo. Pronta per iniziare il primo giro. Da qui 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, prendo la codina e l'accosto intorno al cerchio in modo che adesso, andando avanti nella lavorazione, la nascondo sotto i punti. Allora, da qui abbiamo detto, abbiamo la prima maglia alta sostituita da 3 catenelle, aggiungo una quarta catenella di separazione, carico il filo, entro al centro del cerchietto ed eseguo una maglia alta e una catenella di separazione. Ripeto, carico il filo, entro al centro del cerchio, eseguo una maglia alta e una catenella. Devo eseguire in totale 8 maglie alte più una catenella. Ne ho già eseguiti 1 2 e 3. Andiamo avanti fino ad 8. Ho eseguito 8 maglie alte più una catenella. Adesso chiudo il primo giro puntando l'uncinetto nella terza catenella delle 4 che ho fatto ad inizio giro, 1 2 e 3. Nella terza entro e chiudo il giro con una maglia bassissima. Sono pronta per il prossimo giro. Entro nello spazio di una catenella con l'uncinetto ed eseguo una maglia bassissima per portarmi nella posizione giusta da dove devo cominciare, cioè al centro di questo spazio di una catenella. Inizio con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo, rientro nello stesso spazio e posiziono in questo spazio 2 maglie alte, 1 e 2. E adesso una catenella di separazione. Questo è il modulo che devo ripetere per ognuno degli spazi
di una catenella sottostanti, e cioè 3 maglie alte e una catenella in ognuno degli spazi sottostanti. Rivediamo: carico il filo, entro nello spazio, eseguo 3 maglie alte, 1 2 3 e una catenella di separazione, ancora 1 2 3, catenella di separazione, ancora nel prossimo spazio 1 2 3, catenella di separazione, e proseguite fino a concludere il giro. Ok, siamo alla fine del giro, abbiamo eseguito nell'ultimo spazio di una catenella 3 maglie alte e una catenella. Adesso chiudiamo il giro con una maglia bassissima nella terza catenella che abbiamo fatto ad inizio giro, in questo modo, e da qui chiudiamo anche il lavoro, perché dobbiamo cambiare colore. Tagliamo il filo lasciandocene un pezzetto piccolo ed eseguiamo una catenella per stringere e fissare. Dopodiché adesso vi faccio vedere come potete poi ogni volta nascondere il filo sul retro del lavoro, così ve lo mostro una volta e lo sapete fare una volta per tutte e non ve lo faccio più vedere. Ad ogni cambio di filo sapete che dovete fare questo. Allora, girate il lavoro sul rovescio e, utilizzando un uncinetto un po' più piccolo di quello che avete usato, in modo, questo che numero è un 2, in modo che entra meglio sotto le maglie, passate l'uncinetto sotto le maglie, prendete la codina di eccedenza e la passate sotto, e fate questo per un po' di giri fino a che la nascondete tutta, che non si vede più. Ecco qua. Ok, l'ultimo pezzettino lo tagliate. Si può fare anche con l'ago, però io mi trovo meglio a farlo con l'uncinetto, ma è uguale anche con l'ago, ma più che altro perché a volte magari non ho a portata di mano l'ago con la cruna spessa, allora faccio in questo modo. Ok, faccio un cappio per il nuovo colore. Allora, per iniziare posso iniziare da uno qualsiasi degli spazi di una catenella, entro con l'uncinetto ed eseguo una maglia bassissima per attaccare il nuovo filo, che accosto poi al lavoro per nasconderlo sotto le maglie. Allora, adesso eseguo 3 catenelle, ecco qua, che sostituiscono la prima maglia alta, e 2 catenelle di separazione. Carico il filo, entro nella prima maglia bassa ed eseguo una maglia bassa incompleta, vedete, rimanendo con 2 asole sull'uncinetto, cioè non la finisco. Ricarico il filo, entro nella maglia alta sottostante ed eseguo un'altra maglia alta incompleta, cioè lavoro le prime 2 asole e rimango con 3 sull'uncinetto. Carico il filo, entro nella prossima maglia alta, carico, lavoro mezza maglia alta e rimango con 4 asole sull'uncinetto, carico e lavoro tutte e 4 le asole che mi sono rimaste. A questo punto
2 catenelle, carico il filo e nel prossimo spazio di una catenella ripeto tutto da capo, e cioè una maglia alta, 2 catenelle e qui nelle 3 maglie alte ripeto da capo le 3 maglie alte chiuse insieme. Nella prima maglia alta incompleta, nella seconda maglia alta incompleta, nella terza maglia alta incompleta. Ho 4 asole sull'uncinetto, carico il filo e lo passo attraverso tutte e 4 le asole e completo la sequenza con 2 catenelle. Quindi ogni sequenza, che adesso ripeto per tutto il giro, è composta da una maglia alta e 2 catenelle nello spazio vuoto, e sulle 3 maglie alte sottostanti ho 3 maglie alte chiuse insieme e 2 catenelle. Proseguo con questa sequenza per tutto il giro. Ok, sono arrivata alla fine del giro, 3 maglie alte chiuse insieme, 2 catenelle. Chiudo adesso con una maglia bassissima nella terza catenella che ho fatto ad inizio giro e sono pronta per il prossimo. Allora, il prossimo giro è veramente molto semplice. Da questa posizione una catenella di alzata, rientro nella stessa maglia da dove parte la catenella di alzata ed eseguo una maglia bassa. Nell'archetto di 2 catenelle eseguo 3 maglie basse, 1 2 e 3. Nella maglia delle 3 maglie alte chiuse insieme una maglia bassa e di nuovo nell'archetto 3 maglie basse, 1 2 e 3, una maglia bassa sulla maglia alta sottostante, di nuovo 3 maglie basse nell'archetto, 1 2 e 3, e una maglia bassa nelle 3 maglie alte chiuse insieme. Nell'archetto 3 maglie basse, 1 2 3, nella maglia alta entro ed eseguo una maglia bassa e vado avanti così, eseguendo 3 maglie basse in ogni archetto, una maglia bassa o sulla maglia alta oppure sulle 3 maglie alte chiuse insieme. Proseguo per tutto il giro. Ok, sono arrivata alla fine del giro con 3 maglie basse nell'ultimo archetto e chiudo il giro rientrando nella prima maglia bassa fatta all'inizio del giro, entro e chiudo con una maglia bassissima e di nuovo cambio colore. Già avete visto come dovete fare per nascondere l'eccedenza di filo sul retro del lavoro. Ok, un consiglio spassionato che vi do: ad ogni cambio colore nascondete subito, prima di iniziare col nuovo colore, le eccedenze di filo, per tanti motivi. Il primo è che tutti questi filetti sul retro del lavoro danno fastidio e confondono, e poi perché se li nascondete tutti insieme a fine lavoro vi viene un coccolone, perché è un lavoro noioso. Quindi io preferisco farlo subito e ritrovarmi a lavorare, vedete, una piastrella che è già libera da fronzoli inutili. Poi per carità, liberissime di fare come vi trovate meglio. Questo è un consiglio che vi do con il cuore. Nuovo colore, solita storia, cappio iniziale. Ok, inizio da una delle maglie basse sopra diciamo indifferente, insomma, vabbè, o sopra le 3 maglie alte chiuse insieme o sopra la maglia alta è uguale, insomma non c'è differenza. Inizio da qui con una maglia bassissima per attaccare il nuovo filo, poi
accosto sempre la codina per nasconderla sotto le maglie, 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, e nelle prossime 3 maglie sottostanti in ognuna una maglia alta per un totale, vedete poi, di 4, 2, 3 e 4. Ok, adesso 2 catenelle di separazione e ripeto nella prossima maglia bassa sottostante una maglia alta, nella prossima la seconda maglia alta, nella prossima la terza maglia alta, nella prossima la quarta, 2 catenelle di separazione e ripeto la sequenza uguale per tutto il giro. Un attimino che vi faccio rivedere. Arrivata alla fine, l'ultimo gruppo di 4 maglie alte, 2 catenelle, chiudo con una maglia bassissima nella terza catenella fatta ad inizio giro e di nuovo ho un cambio colore. Ok, con il nuovo filo mi attacco in uno degli spazi da 2 catenelle che si trova sopra la maglia alta singola, non sulle 3 maglie alte chiuse insieme ma su quella che sta da sola. Scelgo uno di questi spazi e con una maglia bassissima mi attacco. Come al solito accosto la codina poi per nasconderla sotto le maglie che sto per andare a lavorare. 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e in questo stesso spazio altre 7 maglie alte per un totale di 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Già che ci sono, taglio l'eccedenza. Ok, adesso 8 maglie alte, da qui una catenella, vado nel prossimo spazio di 2 catenelle e chiudo con una maglia bassa. Riparto da capo e ripeto la sequenza. Catenella, scusatemi, una catenella, carico il filo, nel prossimo spazio 8 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Una catenella di separazione, nel prossimo spazio una maglia bassa. Ricomincio. Una catenella, carico il filo, nel prossimo spazio 8 maglie alte. 3, 4, 5, 6, 7, 8, una catenella nel prossimo spazio, maglia bassa e ricomincio e vado avanti così per tutto il giro. Come sono alla fine del giro, l'ultimo gruppo di 8 maglie alte, una catenella, nell'ultimo spazio una maglia bassa, di nuovo una catenella e chiudo con una maglia bassissima nella terza catenella che avevo fatto all'inizio del giro che sostituiva la prima maglia alta. Proseguo il prossimo giro sempre con questo colore. Prossimo giro: 1,
2 3 4 5 catenelle. Le prime 4 sostituiscono una maglia altissima, la quinta è di separazione. Carico 2 volte il filo intorno all'uncinetto, entro nella seconda maglia alta sottostante ed eseguo una maglia altissima ed una catenella. Proseguo eseguendo una maglia altissima e una catenella su ognuna delle 8 maglie alte sottostanti. In questo modo lo facciamo insieme. Per un totale di 8 gruppi di maglie altissime più la catenella. Ecco qui, catenella, maglia bassa nella maglia bassa sottostante e ripeto una catenella e adesso una maglia alta altissima, sì, una maglia altissima oddio, scusate il gioco di parole, e una catenella in ognuna delle maglie alte sottostanti. Vado, diciamo, ad ampliare questi 8 petali che ho impostato al giro precedente. Li faccio diventare, vedete, grazie alle maglie altissime, ancora più grandi ed evidenti questi bei petaloni che fanno, diciamo, scena. Una bella scena. Ecco qua l'ultima maglia altissima, catenella, maglia bassa nella maglia bassa sottostante e ripeto questa sequenza per tutto il giro. Ok, l'ultima maglia altissima, catenella, maglia bassa, vedete, di nuovo catenella e chiudo con una maglia bassissima nella quarta catenella a partire dal basso che ho fatto a inizio giro e taglio il filo perché e chiudo il lavoro perché stavolta al prossimo giro cambio colore e nascondo ovviamente la codina dietro nel modo che vi ho già mostrato. Prossimo giro con il nuovo colore, entro in una delle maglie basse, una qualunque, e con una maglia bassissima attacco il nuovo colore. Da qui 3 catenelle, 1 2 3 che sostituiscono la prima maglia alta, catenella di separazione, carico il filo, entro nella stessa maglia bassa sottostante ed eseguo un'altra maglia alta, catenella di separazione, salto questa catenella e la prima maglia altissima ed entro nello spazio di una catenella successivo con una maglia bassa a chiudere, diciamo, questo mini ventaglietto. Scusate il traffico, qui sono al piano terra con la finestra aperta, fa caldo, non ce la faccio a chiuderlo, scusatemi. Ritorniamo a noi. Quindi vedete, ho saltato dopo la maglia bassa, ho saltato catenella, prima maglia altissima. Comunque sia, voi sapete che la prima maglia altissima la dovete saltare e vi riagganciate con una maglia bassa subito nell'arco della catenella.
Poi nelle maglie che seguono di questo ventaglio entro in ognuna di esse e in ognuna colloco una maglia bassa, quindi maglia bassa nella maglia altissima, di nuovo maglia bassa nella catenella, maglia bassa nella maglia altissima, maglia bassa nello spazio di una catenella, maglia bassa nella maglia altissima, maglia bassa nella catenella e proseguo sempre così nella maglia altissima, maglia bassa, nella catenella, maglia bassa, nella maglia altissima, maglia bassa, nella catenella, maglia bassa, nella maglia altissima, maglia bassa, nella catenella, maglia bassa. E diciamo mi fermo qui perché per simmetria, così come ho saltato la prima maglia altissima, adesso salto l'ultima maglia altissima, faccio una catenella, carico il filo, vado direttamente nella maglia bassa a collocare una maglia alta, catenella, maglia alta di nuovo, catenella e ricomincio. Salto la prima maglia altissima, vado nella catenella subito dopo, maglia bassa, tutte maglie basse sia nelle maglie altissime che negli spazi di una catenella fino alla fine del petalo, dove di nuovo salto l'ultima maglia altissima. Però non vi abbandono, lo facciamo ancora insieme. Ecco qua, vedete? Mi raccomando, dovete fare la maglia bassa anche nelle catenelle, non solo nelle maglie altissime, per favore, se no vi perdete, sbagliate e perdete delle maglie. Quando un passaggio non è chiaro, mi raccomando, rimandate indietro il video e riguardate anche più volte lo stesso passaggio. Ecco qua, penultima maglia altissima, penultima catenella e ho finito. Catenella di separazione, vado direttamente, salto l'ultima maglia altissima e la catenella che poi segue, vado nella maglia bassa, entro, maglia alta, catenella, di nuovo nella stessa maglia bassa, maglia alta, catenella e ricomincio. Salto la prima maglia altissima, vado nello spazio di una catenella e così via. Eseguo questo passaggio per tutto il giro. Alla fine del giro una catenella e chiudo con una maglia bassissima nella terza catenella fatta ad inizio giro e decido di cambiare di nuovo colore. Allora, prossimo giro, con il nuovo filo vado nel ventaglietto formato da maglia alta, catenella, maglia alta, entro nello spazio della catenella e con una maglia bassissima attacco il nuovo filo e lo porto qui proprio al lato. Ok, 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e adesso all'interno di questo spazio altre 7 maglie alte per un totale di 8. 2, 3, scusate, devo alzare un po' la telecamera altrimenti non c'entro io proprio. 3, 4, 5, 6,
7 e 8. Ok, da qui vedete, adesso vado su questo petalone, no, salto 1 e 2 maglie basse, in realtà salto anche una catenella, però si vede appena, quindi neanche ve la menziono, diciamo queste che sono proprio più palesi e visibili. 1 e 2 maglie basse, le vedete? Entro nella terza con una maglia bassa, vado avanti con una maglia bassa in ogni maglia bassa sottostante fino alla terzultima. Ecco, arriviamoci insieme. Ok, controlliamo, sì, le ultime 2 maglie basse le salto per simmetria con quello che ho fatto all'inizio del petalo, carico il filo, entro nello spazio vuoto di una catenella e stavolta faccio un archetto non di 8 maglie alte, ma maglia alta, catenella, di nuovo maglia alta, catenella e infine maglia alta, salto di nuovo 2 maglie basse, entro nella terza con una maglia bassa, ricopro con tutte maglie basse come ho fatto al petalo precedente fino alla terzultima maglia bassa. Eccola qui, la terzultima, vedete, avanzano 1 e 2 maglie basse, carico il filo, entro nel prossimo spazio vuoto di una catenella e stavolta qui posiziono 8 maglie alte, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ok, fermiamoci un attimo per analizzare quello che stiamo facendo. Che cosa stiamo facendo per essere consapevoli della lavorazione senza stare, cioè, oltre che diciamo seguire passo passo, bisogna anche comprendere quello che si sta facendo. Stiamo gradualmente trasformando questa rosa in un quadrato. Io ho 8 petali, quindi sto creando 4 grossi angoli, uno qua, poi sarà uno qui e uno qui, per cominciare a dare gradualmente la forma quadrata e trasformare una rosa circolare in un quadrato. Per far questo, quindi, in ognuno degli spazi vuoti di una catenella mettiamo una volta un ventaglio grosso da 8 maglie alte, una volta un ventaglio più piccolo formato da maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta. Ok? Ancora la stiamo dando gradualmente questa forma, ok? Proseguiamo, quindi abbiamo fatto adesso un altro ventaglio grosso da 8 maglie alte, 1 e 2 maglie basse le saltiamo, nella terza rientriamo con maglia bassa, ricopriamo tutte le maglie basse con maglia bassa fino alla terzultima, come abbiamo fatto fino adesso. Quindi ne avanziamo 2, ho coperto tutte, le ultime 2 non le copro. Adesso è la volta del ventaglio più piccolo, entro nello spazio di una catenella, maglia alta, catenella, di nuovo maglia alta, catenella, maglia alta. Ecco qua. Il lavoro si arriccia un po',
non è un problema, è normalissimo, poi andando avanti nel lavoro prenderà la sua forma quadrata stesa per bene, poi noi addirittura lo metteremo con le spille, a parte che si può stirare, ma lo metteremo anche in forma se vogliamo stirarlo ancora di più. Allora, torniamo a noi. Da qui il ventaglio piccolo è terminato, salto le prime 2 maglie basse, vado avanti a ricoprire il petalo con le maglie basse, ho saltato le prime 2, ho cominciato dalla terza, proseguo fino alla terzultima, lascio scoperte quindi le ultime 2 maglie basse, eccole qui, carico il filo, vado nello spazio di una catenella e adesso è la volta del ventaglio grosso formato da 8 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e proseguite con questa lavorazione che oramai dovrebbe esservi chiara, saltando le 2 catenelle e così via per tutto le prime 2 maglie basse, scusatemi, per tutto il giro. Ecco qua le ultime maglie basse, salto le ultime 2 maglie basse, nella terza catenella che ho fatto ad inizio giro chiudo con una maglia bassissima, taglio il filo perché cambierò colore e poi vabbè nasconderò l'eccedenza sul retro, ma questo già l'avete visto. Adesso voglio mostrarvi i 4 angoli del nostro futuro quadrato, che sono questi qui di 8 maglie alte, sono 1, 2, 3 e 4. Qui invece dove abbiamo i ventagli più piccoli andremo a costruire già il lato retto del nostro futuro quadrato. Ok, con il nuovo filo iniziamo dal ventaglio grosso di 8 maglie, entriamo nella prima maglia alta, con una maglia bassissima ancoriamo il filo nuovo. Da qui 4 catenelle che sostituiscono la prima maglia altissima e una catenella di separazione, quindi ho iniziato con una maglia altissima e una catenella, carico il filo 2 volte, nella prossima maglia faccio la stessa cosa, una maglia altissima e una catenella, carico il filo 2 volte, prossima maglia stessa cosa, maglia altissima, catenella, nella prossima 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 maglia che è l'ultima maglia altissima senza catenella. Contiamo, dovrebbero essere 8 maglie altissime, 1 2 3 4 5 6 7 8 separate tra di loro da una catenella. Adesso salto le prime 2 maglie basse, 1 e 2, carico il filo, entro nella terza maglia bassa ed eseguo una maglia alta. Nella prossima maglia eseguo una mezza maglia alta. Nelle prossime maglie che seguono, in ognuna di esse faccio una
maglia bassa, fino per ogni maglia una maglia bassa fino ad arrivare alle ultime 4 maglie basse, 1 2 3 e 4, che lascio non lavorate, e poi le lavoriamo insieme. Quindi inizio con tutte maglie basse in ogni maglia sottostante, comprese le catenelle che adesso incontreremo. Ecco, qui incontro già la prima catenella, la calcolo come una maglia e quindi ci posiziono una maglia bassa. Vado avanti, anche qui un'altra catenella e ci metto la maglia bassa, vado avanti fino a che arrivo alle ultime 4 maglie basse, eccole qua, 1 2 3 e 4. Allora, in questa una mezza maglia alta, in quella che segue una maglia alta, e adesso queste ultime 2 invece le salto così come avevo fatto da quest'altra parte. Per equilibrio, per equità, salto queste 2, carico il filo 2 volte, ho di nuovo il ventaglione grosso, entro nella prima maglia alta e posiziono maglia altissima, catenella, prossima maglia stessa cosa, maglia altissima, catenella, prossima maglia, maglia altissima, catenella, di nuovo nella prossima altissima, catenella, nella prossima altissima, catenella, nella prossima altissima, catenella, nella prossima altissima, catenella, nell'ultima, scusate, questa la ripeto perché l'ho fatta male, abbiate pazienza, ritorno un attimo indietro, nella penultima maglia altissima, catenella, nell'ultima solo maglia altissima. Controlliamo che siano 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ok. Adesso salto le prime 2 maglie basse, 1 e 2, carico il filo, entro nella terza con una maglia alta, carico il filo, in quella dopo mezza maglia alta e poi tutte maglie basse fino a che arrivo alle ultime 4 maglie basse sottostanti. Mi raccomando, lavorate anche le catenelle come fossero delle maglie normali. Ok, vedete, sono passata sopra il ventaglio quello piccolo e ci ho lavorato le maglie basse, perché andiamo a fare i ventaglioni grossi sui gruppi da 8 maglie alte, invece sopra i ventaglietti piccoli ci passiamo sopra con le maglie basse, perché stiamo trasformando questo bel rosone in un quadrato, e facendo in questo modo, vedete, è proprio così che noi trasformiamo queste curve in una linea diritta. Allora sono rimaste 1 2 3 e 4, ok, nella prima di queste 4 una mezza maglia alta, ok, nella seconda una maglia alta, le altre 2 le salto e non le lavoro e ricomincio con le maglie altissime sul ventaglione sottostante di 8 maglie alte, e proseguite con questa lavorazione che vi ho fatto vedere già per 2 lati, quindi potete andare avanti tranquillamente da soli per tutto
il giro. Vedete quello che ottenete? Vedete come si sta trasformando in un quadrato. Allora, prima di terminare il giro ricapitoliamo un attimo. Abbiamo le 8 maglie altissime separate da una catenella, poi iniziamo il lato diritto con una maglia alta, una mezza maglia alta, 15 maglie basse, terminiamo con una mezza maglia alta e una maglia alta, e poi ricominciamo con il ventaglione. Credo che sia chiaro. Ok, alla fine del giro, l'ultima maglia alta, mancano, salto le 2 maglie basse sottostanti e nella quarta catenella fatta all'inizio del giro chiudo con una maglia bassissima, e qui chiudo anche questo colore verde. Ok, prossimo giro cambio il colore. Ok, prossimo giro cambio il colore. Allora, iniziamo da uno degli angoli, contiamo la prima maglia altissima, la seconda, la terza e la quarta. Nello spazio tra la quarta e la quinta entriamo con l'uncinetto ed eseguiamo una maglia bassissima. Non so se avete visto, perché mi sembrava che ero andata fuori schermata, quindi rifacciamo da capo, meglio anche se avevate visto si ripete, è sempre meglio. Contiamo prima maglia altissima, seconda, terza e quarta. In questo spazio tra la quarta e la quinta entro con l'uncinetto ed eseguo la maglia bassissima per ancorare il filo. Lo sposto qui di lato, 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e altre 2 maglie alte, 1 e 2, quindi 3 maglie alte. Adesso 2 catenelle, carico il filo e sempre in questo stesso spazio altre 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Ci siamo? Mi taglio questa eccedenza perché io odio le codine d'eccedenza, me la taglio subito, via. Quindi 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte. Da qui una catenella di separazione, carico il filo, vado in quest'ultimo spazio tra la penultima e l'ultima maglia altissima, entro ed eseguo una maglia alta e una catenella, carico il filo, salto una maglia, in quella dopo una maglia alta e una catenella, carico il filo, salto una maglia, in quella dopo maglia alta, catenella, carico, salto una, in quella dopo maglia alta, catenella, carico, salto una, in quella dopo maglia alta, catenella, carico, salto una maglia, in quella dopo maglia alta, catenella, carico, salto una maglia, in quella dopo maglia alta, catenella, carico, salto una, in quella dopo maglia alta, catenella, carico, salto una, in quella dopo maglia alta, catenella, carico, salto una, in quella dopo maglia alta, catenella, carico, salto una, in quella dopo maglia alta, catenella, carico, salto una maglia, nello spazio di una catenella una maglia alta e una catenella, e ho un totale di 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 maglie alte separate tra di loro da una catenella. Adesso devo riandare
nell'apice dell'angolo, quindi conto una maglia altissima, 2, 3, 4 nello spazio tra la quarta e la quinta, entro con 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle nello stesso spazio, di nuovo 3 maglie alte, 1, 2, 3. Vedete, ho lavorato un primo lato, adesso qui una catenella, carico il filo, salto 1, 2, 3 maglie altissime, vado nello spazio di una catenella tra la penultima e l'ultima, posiziono maglia alta, catenella, salto una maglia, di nuovo maglia alta, catenella e proseguo, salto una maglia, maglia alta, catenella, fino ad arrivare al prossimo angolo, che devo fare esattamente come questi che abbiamo già visto. Ok, fatte le 12 maglie alte separate da una catenella, vedete la dodicesima, la prima e la dodicesima vengono fatte nell'ultimo spazio di una catenella, qui alla fine del ventaglio, qui all'inizio di quest'altro ventaglio. Quindi fatte le 12 maglie alte separate da una catenella, poi nello spazio che sta tra la quarta e la quinta maglia altissima entro con 3 maglie alte, ah, 2 catenelle, di nuovo 3 maglie alte, e una catenella di separazione a formare l'angolo. La funzione degli angoli è quella di dare la forma quadrata, vedete che diventa sempre di più man mano che andiamo avanti. Alzo un pochino, vedete meglio, man mano che andiamo avanti diventa sempre di più un quadrato perfettamente diritto. Adesso giro dopo giro la forma quadrata si assisterà sempre di più, poi l'assestamento finale glielo darete proprio con la stirandolo e inamidandolo, se lo volete inamidare. Quindi andiamo avanti e terminiamo il lato. Terminiamo con una maglia bassissima nella terza catenella di inizio giro. Se volete cambiate colore, poi insomma i cambi colore diciamo che li decidete voi, io sto facendo a mio gusto, ma siete voi che decidete quali colori e soprattutto quando. Ok, con il nuovo colore entriamo al centro dell'angolo, con una maglia bassissima attacchiamo il nuovo filo, 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e altre 2 maglie alte, 2 catenelle e altre 3 maglie alte sempre al centro dell'angolo sottostante. Adesso è molto semplice perché proseguiamo semplicemente con una maglia alta in ogni maglia sottostante. Quindi qui abbiamo le 3 maglie alte, cominciamo dalla prima, poi quella dopo, poi quella dopo, e anche nelle catenelle ovviamente una maglia alta in ogni maglia sottostante, fino ad arrivare al centro del prossimo angolo.
Dunque, quando vedete ho lavorato sulle 3 maglie alte sottostanti, sono arrivata al centro dell'angolo, creo un nuovo angolo, quindi 3 maglie alte, due catenelle, altre 3 maglie alte, e l'angolo è completato. Giro su quest'altro lato e proseguo con una maglia alta in ogni maglia sottostante, comprese tutte le catenelle, fino al prossimo angolo, dove ovviamente ricreerò un nuovo angolo, e proseguite per tutto il giro. Alla fine del giro la solita maglia bassissima nella terza delle catenelle fatte ad inizio giro. Io taglio il filo, cambio colore, voi fate quello che volete, potete anche proseguire con lo stesso colore, cambiarlo, fate come volete voi, e vediamo come fare il prossimo giro. Prossimo giro, inizio sempre dal centro dell'angolo, con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, quindi 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte. E adesso da qui, ecco, completato l'angolo, vado ad impostare il punto granny classico. Una catenella, carico il filo, salto una maglia, in quella dopo maglia alta, in quella dopo maglia alta, in quella dopo maglia alta, catenella, salto una maglia, in quella dopo maglia alta, in quella dopo maglia alta, in quella dopo maglia alta, catenella, salto una maglia, in quella dopo maglia alta in quella dopo, maglia alta in quella dopo, catenella, salto una maglia e proseguo in questo modo con 3 maglie alte, una in ognuna delle maglie sottostanti, una catenella che salto una maglia, e proseguo così fino al prossimo angolo. Arrivata al centro dell'altro angolo, vedete 3 maglie alte, una catenella, e si combina perfettamente, salto una maglia, al centro dell'angolo un nuovo angolo con 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte e una catenella. E su questo lato ripeto, salto una maglia, nelle 3 maglie successive una maglia alta in ognuna, una catenella, salto una maglia e ripeto la sequenza: 3 maglie alte, una catenella e così via, andando avanti per tutto il giro. Ho impostato qui il punto granny classico, dal prossimo giro prenderò proprio a passare da una lavorazione, questa è un tipo di lavorazione tecnicamente filet, invece alla lavorazione granny, dove si saltano i gruppi di 3 e si lavora nella catenella. Insomma, lo vediamo dopo il prossimo giro. Ovviamente chiudete con una maglia bassissima nella terza catenella di inizio giro, non ve lo faccio rivedere perché
è dall'inizio che vediamo sta chiusura con la maglia bassissima nella terza catenella di inizio giro. Ci vediamo quindi al prossimo giro. Nuovo giro, sempre dal centro dell'angolo. Potete iniziare anche con alternativa maglia bassa e 2 catenelle, oppure con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, la stessa cosa, come vi viene più comodo. 2 maglie alte, in totale sono 3, 2 catenelle, altre 3 maglie alte. Adesso io, vedete, sto cambiando colore ad ogni nuovo giro, però ripeto, uno può anche decidere di fare per esempio il rosone centrale e tutto colorato, e poi intorno invece di lavorare poi con questo punto, dal momento in cui diventa la mattonella quadrata, di lavorare col punto granny tutto monocolore. Per esempio questa può essere un'idea, se dovete fare, per dire, una tovaglia, un centrotavola molto carina potrebbe essere quest'idea per un centrotavola moderno, il centro colorato e intorno poi monocolore. Allora, finito l'angolo, a questo punto catenella, carico il filo, adesso vado a lavorare a punto granny classico, salto queste 3 maglie alte sottostanti, entro nella catenella ed eseguo 3 maglie alte e una catenella, salto le 3 maglie alte e nello spazio di una catenella ripeto 3 maglie alte e una catenella, salto le 3 maglie alte nello spazio vuoto di una catenella, 3 maglie alte e una catenella. Arrivati al prossimo angolo, allora 3 maglie alte, una catenella, carico il filo, salto queste 3 maglie alte e al centro dell'angolo ricreo un nuovo angolo con 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Ecco l'angolo, una catenella di separazione e ricomincio, carico il filo, salto le 3 maglie alte, nello spazio di una catenella 3 maglie alte, una catenella e così via per tutto il giro. Chiudete con la solita maglia bassissima nella terza catenella che avete fatta ad inizio giro, ed ecco qua la nostra mattonella russa è conclusa. Adesso potete continuare con il punto granny e fare tutti i giri che volete ed arrivare perfino a creare una coperta, un centro tavola, una tovaglia, oppure fare le 2 facce di un bel cuscino. Addirittura ci si potrebbe fare una maglia, ed è un progetto che ho in mente di fare. Insomma, spazio alla vostra fantasia. Questa è la mattonella russa che io trovo bellissima e vi ho insegnato come si fa, e quindi potete andare avanti e lavorare come voi volete.